Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare una foto in 3D per Instagram. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora noi passiamo al nostro tutorial. Quello che ci servirà è uno screenshot fatto dal nostro cellulare di un nostro post di Instagram. Io ho scelto questo e appunto l'immagine da andare a rendere in 3D. Per prima cosa andiamo a praticamente togliere lo sfondo della nostra immagine. Per farlo prendiamo la bacchetta magica, facciamo clic, dopodiché andiamo su selezione, tenendo premuto shift clicchiamo su selezione maschera ed ora andiamo a rifinire meglio i bordi della nostra selezione. Quindi prendiamo il pennello, soprattutto nei capelli, andiamo a selezionare meglio tutte le nostre parti. Una volta finito facciamo ok e andiamo a creare una maschera di livello. Facciamo Command D in modo che ci selezioni il contrario. Come vedete nel mio caso alcune parti sono state tolte, quindi cliccando sulla mia maschera di livello seleziono il pennello, col bianco vado ad aggiungere, quindi tengo selezionato il bianco e vado ad aggiungere le parti di personaggio che mi è andato a togliere. Nel caso non abbiate questo problema, saltate definitivamente questo passaggio. Una volta che avete completato di scontornare appunto la vostra immagine, ci richiamo ora sullo screenshot che siamo andati a fare prima e praticamente dobbiamo andare a modificarlo leggermente. Per prima cosa io vado a selezionare la parte della descrizione qui sotto, quindi con un strumento seleziona rettangolo vado a selezionare, dopodiché faccio Command G in modo che mi crei il livello con la mia selezione. Come vedete questa fa parte della mia selezione che sono andato a fare, in modo che così posso andare a alzare e togliere dati statistici, metti in evidenza che in questo caso non mi interessa, quindi lo vado ad alzare in alto. Ora dobbiamo andare a ritagliare nella dimensione giusta appunto il nostro post. Per farlo andiamo sullo strumento taglierina, clicchiamo e dobbiamo andare a selezionare 4 quinti, che è il formato appunto di Instagram. Nel caso non ce l'abbiate, qua di fianco come vedete abbiamo un menu a tendina dove ci sono varie opzioni, c'è quadrato, c'è 9 16 noni, scusate, eccetera. Noi dobbiamo andare a selezionare 4 quinti, che è il formato appunto di Photoshop. Andiamo a posizionare la parte che ci interessa in questo modo e facciamo ok. Questo è in definitiva il formato corrente di Instagram. Ora andiamo a togliere la nostra immagine, quindi ci riportiamo sul livello di sfondo, prendiamo sempre lo strumento seleziona rettangolo e cercando di essere più precisi possibili andiamo a selezionare la parte della foto in questo modo. Anche qui facciamo Command J in modo che, come vedete, se noi andiamo a togliere lo sfondo abbiamo la parte della foto e la didascalia. Ora nella parte dello sfondo andiamo a selezionare la selezione che siamo andati a fare prima, appunto quella della foto, quindi teniamo premuto Command
Clicchiamo sul livello della foto, come vedete c'è torna a selezionare. Ora il livello della foto lo nascondiamo per comodità e con la gomma andiamo praticamente a cancellare la parte della foto in questo modo. Così, come vedete, rimane bianco sotto e questa è la nostra foto. Stessa cosa lo facciamo per la didascalia, quindi Command D andiamo a deselezionare, sempre tenendo selezionato sfondo, facciamo Command sulla nostra descrizione, deselezioniamo la descrizione e anche qui andiamo a cancellare tutta la parte sottostante. In questo modo abbiamo creato i 3 livelli, no? Questo è lo sfondo, questa è la foto e questa è la descrizione. Ora io nella descrizione voglio andare a togliere appunto qui dancing, perché appunto in questa foto non c'entra niente, quindi vado a creare una maschera di livello, seleziono il nero perché il nero appunto mi va a togliere, prendo il pennello e semplicemente vado a togliere questa scritta. Gli hashtag purtroppo, vabbè, li lasciamo così, intanto non interessa. Vado a togliere anche visualizzo traduzione in questo modo. Ora nell'immagine appunto della nostra foto andiamo a importare uno sfondo. Io nel mio caso ho scelto appunto, come si può vedere da qua, quello con le nuvole, quindi importo il mio sfondo con le nuvole, gli vado a dare una maschera di taglio. Per farlo teniamo cliccato Alt sulla tastiera, come vedete se ci spostiamo in basso ci viene fuori quest'icona di un quadrato, clicchiamo appunto sopra allo spazio della foto che siamo andati a creare, in modo che, come vedete, noi se andiamo a spostare la nostra foto rimane sempre comunque all'interno della foto che siamo andati a creare. Quindi in questo modo io posso andare ad allargare e non mi uscirà mai né sopra e né sotto. Io la lascio più o meno così e gli do ok. Ora dobbiamo andare a importare l'immagine che abbiamo appunto scontornato prima, quindi la prendiamo, la portiamo al di sopra dei nostri livelli, di tutti i livelli. Io la vado a ridimensionare, quindi la rimpicciolisco, la vado anche a ruotare un po' e la vado a posizionare più o meno in questo modo. Posso anche andarla a allargare leggermente di più. Perfetto. Vedete, già così abbiamo creato il nostro senso di 3D. Ora nella maschera, come vedete qui si intravedono queste righe, quindi le vado a togliere, quindi selezioniamo la maschera, pennello nero e vado a togliere queste righe che sono rimaste da prima. Ok, ora l'ultima cosa che mi rimane da fare è andare a creare delle ombre per rendere un po' più realistica l'immagine. Quindi vado a duplicare il livello della persona che siamo andati appunto a importare, vado a spostare leggermente più in basso il livello in modo da creargli questo effetto ombra. Ora andiamo su un nuovo livello di riempimento, andiamo a fare tonalità saturazione e andiamo ad abbassare completamente la luminosità. Come vedete ci ha abbassato tutto, noi dobbiamo andargli a dire di tenerci solo il livello sottostante, quindi tramite questa icona gli andiamo a dire applica questo effetto solo
al livello sottostante. Come vedete siamo andati a creare questa ombra. Anche in questo caso vado a sistemare, che mi sono rimaste delle linee dallo scontorno di prima che non mi piacciono, quindi in questo caso le vado a eliminare sempre tramite la maschera di livello. In questo modo. Ora a questo livello gli andiamo ad applicare un filtro sfocatura, controllo sfocatura, gli andiamo a dare, come vedete possiamo andare ad aumentare o diminuire appunto il livello di sfocatura. Io gli do un 26%, faccio ok, dopodiché mi porto sulla maschera del livello appunto che siamo andati a creare, quello dell'ombra, e vado a rendere completamente tutta nera le mie immagini in modo da eliminare tutte le nostre ombre, anche perché a me qua sopra le ombre sinceramente non interessano, mi interessano solo nelle parti sottostanti delle gambe. Quindi vado a cancellare tutto. Una volta cancellato tutto vado a selezionare il bianco, riduco il mio pennello e vado praticamente a dare delle spennellate solo nelle parti che mi interessano, tipo sotto a questo piede e sotto a questo. Dopodiché vado ad abbassare l'opacità in modo da creare questo effetto di ombra. E questo è praticamente la nostra foto finita, pronta da pubblicare appunto su Instagram. Questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, mettete il like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande, richieste, curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!